Benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento questo progetto facilissimo e velocissimo. Non è nient'altro che un segnalibro, lavorato all'uncinetto al quale ho voluto mettere questa perlina. È una lavorazione molto semplice ed è anche una bellissima idea. Non ho voluto appositamente indurirlo, ho lavorato con un uncinetto piuttosto stretto per tenere una lavorazione compatta. Però se voi volete indurirlo non c'è nessuna controindicazione, ci sono diversi tutorial in rete che spiegano le varie tecniche, quali la vinavil ma resta un po' plasticoso, oppure lo smalto trasparente che io trovo il sistema ottimale, oppure c'è chi usa acqua e zucchero, oppure c'è chi usa la lacca, ce ne sono vari in rete, poi se volete indurirlo troverete voi il tutorial più adatto a quello che volete fare. Per quel che riguarda il materiale, è un progetto da riciclo, se vogliamo. In questo ho usato una perlina, mentre in questo che andrò a fare userò questo cotone sfumato della Tre Sfere, che ho già utilizzato per altri progetti. Dopodiché metterò questa sfera luccicante. Quindi se voi non l'avete potete usare un cristallo, una perla, un charms, niente, una nappina, un pompon, potete usare qualsiasi cosa, quello che avete a portata di mano o che vi piace di più. Dopodiché userò due uncinetti, uno del 3,5 per fare la catenella e uno del 2,5 per lavorare l'intero segnalibro. Dopodiché avremo bisogno l'ago da lana e la forbice. Andiamo a realizzare il nostro segnalibro. Inizio inserendo la perlina. Faccio una coda di filo di circa 60 centimetri in modo che le catenelle le lavoro in doppio. Dopodiché vado a fare un nodo per fermare la nostra sfera. Prendo tutti e due i fili, allargo un pochino in modo che passi l'uncinetto, ok? Prendo il filo, lo estraggo e comincio a lavorare le catenelle. Ne farò circa una ventina con due fili. Io sto lavorando con due fili. Una volta fatte le mie 20 catenelle, allargo l'asola, vado a vedere qual è il filo corto, quindi tiro un po' per capire qual è questo, lo estraggo e continuo a lavorare con un filo solo. Cambio l'uncinetto, prendo quello del 2,5, regolo l'asola, metto dietro il filo corto, dopo lo andremo a nascondere in un secondo tempo, salgo con 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto. Dopodiché rientro nella stessa catenella di base, vado a fare un altro punto alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, rientro di nuovo nella stessa catenella di base, vado a fare 2 punti alti, 1 e 2. Troppo larga? No, è bella lo stesso. Dopodiché salgo con 2 catenelle di base, userò solo 2 catenelle di base perché voglio una... Dopodiché salgo con 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto. Sto usando solo 2 catenelle perché facendo 2 catenelle il lavoro mi resta più unito e lo trovo una strategia migliore per realizzare un segnalibro. Quindi una volta salita con 2 catenelle che sono il mio primo punto alto, prendo il filo, entro nel punto successivo e vado a fare un secondo punto
alto, aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle e vado a fare un punto alto, 2 catenelle di separazione, riprendo il filo, entro nel punto alto che ho subito a disposizione con un punto alto, dopodiché entro nella catenella, la seconda, partendo dal basso, delle 2 catenelle vanno a sostituire il primo punto alto e faccio un altro punto alto. Dopodiché salgo ancora con 2 catenelle, prendo il filo, entro nello stesso punto di base, questo che ho subito qua sotto, e faccio un punto alto. Entro in quello successivo e faccio 2 punti alti. Due catenelle di separazione, entro nel punto da solo e faccio 2 punti alti nello stesso punto di base. Due catenelle di separazione, vado a ripetere in maniera speculare quello che abbiamo fatto all'inizio di questa riga, quindi entro nel punto alto che ho subito dopo e faccio 2 punti alti, entro nella catenella, nella seconda catenella delle 2 che sostituiscono il primo punto alto e faccio 2 punti alti. Dopodiché risalgo con le 2 catenelle e vado a lavorare un punto alto su ogni punto utile, quindi questo punto è appena stato fatto dalle 2 catenelle, entro in quello successivo, faccio un punto alto, in quello dopo un altro punto alto e nell'ultimo un punto alto ancora, per un totale di 4 comprese le 2 catenelle iniziali. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel primo punto alto dei 2 centrali e lavoro 2 punti alti nello stesso punto di base. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel punto successivo e lavoro i 2 punti alti nello stesso punto di base. 2 catenelle di separazione, vado sui 4 punti e lavoro un punto su ogni punto utile per un totale di 4 punti alti. E abbiamo finito anche la riga numero 4. Ora salgo sempre con 2 catenelle, prendo il filo, salto un punto alto di base, quindi questo l'abbiamo già lavorato con le 2 catenelle, salto il successivo, entro in quello dopo, cioè il numero 3, e faccio un punto alto chiuso a metà. Dopodiché prendo il filo, entro in quello successivo, il numero 4, faccio un punto alto chiuso a metà e adesso vado a chiudere tutte e 3 le asoline insieme. Una volta che ho fatto i miei 3 punti alti chiusi insieme, aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel primo punto alto utile e faccio un punto alto, aggiungo una catenella di separazione, entro nel punto successivo e faccio un punto alto. Faccio 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto centrale e faccio un punto alto. Di nuovo faccio le mie 2 catenelle, entro nel punto alto che viene subito dopo, punto alto,
catenella di separazione, entro nel punto successivo, punto alto, 2 catenelle, prendo il filo, entro nel primo punto alto utile, faccio un punto alto chiuso a metà, entro in quello successivo e faccio un punto alto chiuso a metà, prendo il filo, salto un punto di base, entro direttamente nell'ultimo, cioè la seconda delle 2 catenelle partendo dal basso che sostituiscono il primo punto alto, e faccio un altro punto alto chiuso a metà, prendo il filo e chiudo tutte le asoline insieme, giro il lavoro, cammino con i punti bassissimi fino al primo punto alto utile. Praticamente da qui dobbiamo arrivare qui, perciò entro nella catenella che ho subito dopo i 3 punti alti chiusi insieme e faccio un punto bassissimo. Nella catenella successiva faccio un punto bassissimo, nel punto alto faccio un punto bassissimo, quindi a questo punto salgo con 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto, dopodiché entro nell'archetto formato da una catenella, faccio 2 punti alti, entro nel punto alto successivo, faccio un punto alto. Due catenelle di separazione, entro nel punto centrale e faccio 2 punti alti. Due catenelle di separazione, entro nel primo punto alto utile, faccio un punto alto, entro nell'archetto, ne faccio 2, entro nell'ultimo punto alto con un punto alto. Dopodiché salgo con le mie 2 catenelle, giro il lavoro e lavoro questi punti uno sull'altro, quindi il primo punto alto l'abbiamo già fatto con le 2 catenelle, ce ne restano 3, punto su punto. Due catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel primo punto alto utile, lavoro 2 punti alti nello stesso punto di base. Due catenelle di separazione, mi sposto dall'altra parte, ripeto lo stesso lavoro, quindi 2 punti alti, due catenelle e 4 punti alti sui restanti 4 punti da lavorare, uno su ognuno. Dopodiché riparto con i punti alti chiusi insieme, quindi salgo con 2 catenelle, giro il lavoro, salto il punto numero 2, entro nel numero 3 e faccio un punto alto chiuso a metà. Vado in quello successivo, faccio un altro punto alto chiuso a metà, poi li chiudo tutti insieme, 2 catenelle, entro nel primo punto alto utile, faccio un punto alto, una catenella, entro nel secondo punto alto utile e faccio un punto alto, 2 catenelle, prendo il filo, entro nell'archetto formato dalle 2 catenelle e faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nel punto alto numero 1, faccio un punto alto, catenella, entro nel punto successivo, punto alto, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto alto che ho subito a disposizione, lavoro un punto alto chiuso a metà, entro in quello successivo, lavoro un punto alto chiuso a metà, entro nell'ultimo, salto il punto numero 3, faccio il mio punto alto chiuso a metà e dopodiché li vado a chiudere tutti e due insieme. Arrivato a questo punto, cammino con i punti bassissimi fino ad arrivare
nel primo punto alto utile, una volta girato il lavoro ovviamente, e dopodiché riparto da qui praticamente. Dalla sesta riga in poi si ripete tutto. Potete andare avanti fino alla misura che decidete di dare al vostro segnalibro. Ci vediamo quando ho finito il mio. Ho terminato anche questo segnalibro, guardate che carini, uno tinta unita con la perla un po' più raffinato, uno sfumato un po' più allegro con questa sfera luccicante. È davvero un'idea carinissima e molto molto semplice da realizzare anche per chi approccia per le prime volte all'uncinetto. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.